Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare di Najam Simtek, la pedaliera artigianale low cost, penso meno costosa che c'è sul mercato. Infatti questa volta il prezzo ve lo dico nell'intro, parliamo di 170 euro. Sigla! Ciao ragazzi, come vi ho detto nell'intro siamo qui oggi per parlare di Simtek, un'azienda molto particolare che mi ha contattato che fa pedaliere con un costo totale di 170 euro. E voi direte, com'è possibile? Ragazzi, il segreto è tutto qui dentro. In una scatola così piccola è contenuta tutto il progetto di Simtek. Naturalmente in questo caso manderò un veloce video per farvi vedere il packaging e in questo caso parliamo ragazzi di un set di pedaliera perché sarà tutto da costruire. Vi dico subito, anche io che sono pratico di questo ci ho messo una quarantina di minuti. Naturalmente c'è un video dell'azienda passo passo per poterla montare, ma per fare tutto il montaggio nel modo corretto, ragazzi, serve calma, pazienza e mettersi lì a montare, stringere e montare nel modo corretto. Personalmente, nel mio caso, niente di trascendentale, se non un po' di divertimento, perché comunque io sono un po' un appassionato fin da piccolo anche dei Lego, quindi mi piace costruirmi le cose. E trovo anche interessante l'aspetto che molto spesso sottovalutiamo, il fatto di alla fine conoscere bullone per bullone il nostro prodotto e quindi poi nel caso di qualsiasi tipo di problema fidatevi, si ha molta più coscienza di quello che potrebbe essere. Ma alla fine stringi una volta montato bisogna capire che tipo di prodotto stiamo parlando. Innanzitutto io l'ho montata su un base plate che avevo, perché in realtà la pedaliera vi verrà mandata solamente in kit dei due pedali, non esiste un base plate, quindi nel caso dovrete acquistarne uno o montare un battitacco, vedete voi. Comunque tutte e due pedali hanno la possibilità tramite dei fori, delle staffette ad L poste di lato di poter essere montati anche direttamente sui profilati. E faccio una piccola specifica che quello dell'acceleratore ha solamente le staffette L sulla parte davanti. E questo perché fondamentalmente la forza, quando uno preme su un pedale dove c'è più forza e il pedale deve fare più attrito per rimanere fermo, è la parte frontale. Sinceramente, una volta ben stretta su questo base plate non si è spostato di 1 centimetro, ma neanche di 1 millimetro. Iniziamo però velocemente con gli aspetti comuni di tutti e tre i pedali. Hanno la stessa dimensione di piastra, 10 cm x 6,5, di un alluminio molto liscio. Sinceramente vi consiglio l'utilizzo delle scarpette o comunque, adesso ce ne sono ormai in commercio di vari tipi, calzini che hanno la gomma sotto, tipo degli antiscivolo, perché un pochino con soltanto i calzini li ho trovati un po' lisci. Anche la parte del taglio non è particolarmente tagliente, ma non è il miglior taglio sinceramente che ho mai visto. La parte della struttura, adesso entriamo un pochino più nello specifico, ve la faccio vedere. Vedete? Questi profilati sono in una sorta di bachelite, è un materiale molto rigido, molto duro. In realtà nessun tipo di problema né nel montaggio né poi in realtà di flessione di nessun tipo sui pedali. E questo credo che sia anche la bontà del progetto, perché vi dico, non hanno per niente giochi laterali, cosa che magari anche in altri prodotti ben più costosi mi capita di vedere. E quindi sinceramente faccio un plauso per il tipo di progetto, molto semplice ma efficace.
Per quanto riguarda l'asta sui pedali, sono degli estrusi di alluminio, un po' più piccolo per quanto riguarda quello dell'acceleratore, un pochino più grande quello del freno. Ma il sistema è praticamente lo stesso. Lavorano su questo fulcro in cui c'è una boccola di alluminio, tutto ben serrato. Poi vi ripeto, lo andrete a montare voi stessi e quindi vi renderete ancora più conto di come funziona e come viene utilizzata tutta la parte meccanica. Entrambi i pedali poi hanno la possibilità, tramite queste viti a brugola qui, di poter essere montati più in alto o più in basso, quindi è possibile regolarli a secondo del vostro piede, ma penso che altre cose di aspetti comuni non ci sia più nulla e quindi inizierei subito a spiegarvi come funziona il pedale dell'acceleratore. Il tipo di feeling viene dato da questa molla a compressione, ve la faccio vedere mentre lavora. Come vedete non ha particolari deformazioni, è piccola e offre una buona resistenza, non si può regolare la durezza. Un aspetto che a me sarebbe piaciuto, poi posso dirvi tranquillamente, ha una durezza piacevole, sicuramente superiore a quelle che sono molte pedaliere di base di qualsiasi marca voi possiate scegliere, ma avrei preferito sempre poterla regolare e anche indurire un pochino di più. Per quanto riguarda il fine corsa, è possibile regolarlo tramite due brugole poste qui in cui c'è questo cilindro che fa da fine corsa effettivo al pedale e vi fa regolare la corsa del pedale da una corsa massima di 55 cm a 45 cm e trovate quindi il vostro sestaggio in questo range. Però personalmente il tipo di bloccaggio l'ho trovato ottimo perché l'ho accorciata a quello che è la corsa minima e da lì non si è mai spostato. La parte del perno poi è mobile in questa parte qui in cui c'è un giunto cardanico che ne permette quindi l'inclinazione e dare quindi un senso di ottima fluidità a tutto il movimento. Naturalmente approfitto, vi faccio sentire anche il tipo di rumore che fa l'acceleratore quando viene premuto anche con forza, non è particolarmente rumoroso. Naturalmente basterà, nel caso vogliate silenziarla ancora di più, montare una piccola guaina di gomma nella parte del fine corsa e a quel punto diventerà totalmente silenzioso. Arriviamo adesso alla parte elettronica e ragazzi funziona con una cella di carico. Sono le famosissime celle che noi troviamo anche già da Fanatec, che utilizzava anche nei freni della V1, V2, in realtà li ritroviamo anche nell'Angasa. In questo caso è montato sull'acceleratore. Naturalmente non entro nel dettaglio, ma è un sistema molto carino perché ha un limite di pressione massima che si può fare direttamente sulla cella di carico, quindi ne viene sfruttata una parte di segnale, ma il sistema è veramente un sistema molto ingegnoso. In più sulla parte del pedale troviamo anche la scheda elettronica, ma ve ne parlerò più avanti. Adesso vi dico soltanto che a livello estetico non è che sia il massimo, perché comunque sarebbe più carino che fosse coperto eccetera eccetera, ma so che in versioni future sta già pensando anche ad attacchi diversi, ma ve ne parlerò quando vi parlerò più specificatamente della scheda. Arriviamo adesso al freno. Come vi ho detto, la struttura è molto simile a quella dell'acceleratore, però con grandezze più importanti sulla parte dell'asta. E anche in questo caso vi dico giochi nessun tipo da nessuna parte. C'è sempre un giunto cardanico nella parte del pedale, ma in questo caso non abbiamo più una molla, ma abbiamo degli elastomeri. All'interno della confezione troverete anche un elastomero di ricambio, che è quello giallo, quello un pochino più morbido, e il rosso che è un pochino più duro. Naturalmente vi consiglio sempre di mettere il cappuccio su quello giallo, proprio per evitare che si possa deteriorare. Io sinceramente in tutte le prove che ho fatto non ho mai avuto nessun tipo di problema di deformazione o che si siano rovinati. In realtà vi voglio far notare, non so se poi in revisioni future farà qualcosa di diverso, ma tra i due elastomeri non c'è nulla. Sinceramente credo che per farli lavorare al meglio sarebbe utile, almeno per l'esperienza che ho avuto io, metterci anche una piccola rondella per paura che si possano rovinare, però effettivamente al momento nessun tipo di problema. E arriviamo anche in questo caso al sensore utilizzato, è sempre una cella di carico da 50 kg. Ma ragazzi, sempre per il sistema che ha utilizzato, permette una forza al piede di 95 kg. E qui non dovremmo stupirci perché già anche Ingasa ci ha insegnato che si può tramite dei sistemi particolari riuscire a sfruttare in modo diverso le celle di carico, ce l'ha insegnato anche Asetec con la Forte, e il sistema che ha deciso di sfruttare
Simtek in realtà è molto simile a quello di Forte. In più, diciamo, va a preservare tutta la parte degli elastomeri perché esiste anche un fine corsa sulla parte del freno che non permette quindi a un certo punto più di un tot di forza. E quindi a secondo della forza che vorrete utilizzare dovrete scegliere l'elastomero più adatto. Ma comunque il sistema nel tempo penso che sia preservato proprio da questo discorso che esiste un fine corsa che non permette più di 3 cm totali di corsa del pedale, a prescindere poi quale sarà la forza che voi vorrete applicare. Andate bene a scegliere e regolare quelli che sono gli elastomeri. Altra cosa che mi permetto di far notare è che, come vedete, guardate, vedete il pedale viene in avanti. Io gliel'ho chiesto perché in realtà ci sarebbero dei sistemi per bloccarlo, ma lui mi ha detto guarda che mentre giochi in avanti non viene. Effettivamente, ragazzi, non viene. Questo però non dà possibilità di dare del precarico agli elastomeri e dovrete utilizzarli così come sono. Se vorrete modificare la durezza del pedale per poterlo sfruttare in modo diverso, avrete la possibilità solamente di scegliere i diversi tipi di elastomero. Arriviamo adesso alla parte elettronica. Allora ragazzi, questa pedaliera lavora a 15 bit, quindi ha come range di segnale 0 e poco più di 32.000 punti. Un'enormità. In più vengono gestiti molto bene anche dall'elettronica. Io sinceramente a livello estetico vi dico non mi fa particolarmente piacere vederla così a vista, in più con i fili così, perché sarebbe bastato anche in questo caso, potrete farlo anche voi, ma magari avrei preferito riceverla già così, ci si può mettere una guaina qui. Diciamo che a livello estetico non è che mi ha particolarmente convinto, però io faccio sempre il conto di quello che costa. E poi ragazzi bisogna capire bene come funziona, ma ve ne parlo dopo. Però in fase di montaggio molto semplice, vi consiglio di collegare questi cavi solamente dopo che l'avrete fermata sulla vostra postazione, proprio perché si rischia un pochino di tirarli e si potrebbero rompere. Naturalmente sempre fate le dovute attenzioni. E in più, come vi ho detto, molto probabilmente in future revisioni non ci sarà più questo genere di connessione qua, ma credo che stia già passando ai connettori RJ. Ma ragazzi, penso di avervi detto tutto a livello meccanico di come funziona. La cosa importante in questo caso è che vorrei parlarvi di come va, come la sentite sotto il piede. E intanto ho fatto un video per voi. Io naturalmente ogni volta che parlo di un prodotto metto sempre sul piatto della bilancia il costo, in questo caso 170 euro. C'è il primo scalino da superare che è quello di doversela montare, nel mio caso è anche un vero piacere personalmente. Una volta montato tutto, a livello estetico, oddio, non è neanche male quando ve la trovate sotto la postazione, dico la verità, avrei curato un pochino di più alcuni dettagli, soprattutto per quanto riguarda la scheda madre e la parte dei cavi. Mi sarebbero piaciute
qualche regolazione in più rispetto a quelle che offre, ma poi ragazzi fate partire il gioco e giocate, e là funziona benissimo. Il segnale è pulito, l'effetto sotto al piede con le scarpe, acceleratore e freno davvero piacevole. Mi sarebbe piaciuto regolare un pochino più di cose sull'acceleratore? Sì. Di base com'è? Funziona molto bene. Ragazzi, funziona molto bene, non ha giochi, non ha niente neanche anche rispetto a pedaliere molto più costose, che poi alla fine magari possono essere un po' più belle a livello estetico, ma magari soffrono di piccoli giochi, piccole cose che questa non ne soffre. Arriviamo al freno. Naturalmente ho cambiato subito e ho messo l'elastomero, il secondo elastomero più duro che c'era, perché so che a me piace un determinato feeling. L'ho montato e anche lì subito feeling. Mi ci sono trovato benissimo. E vi racconto questo aneddoto, poi non so se i miei amici vedranno il video o meno, perché io la sera che la provai per la prima volta anche in gara dissi ai miei amici: guardate ragazzi, io sto giocando con una pedaliera da 170 euro, quindi attenzione. Ma perché vi dico la verità, non nutrivo particolari speranze nel tipo di feeling e come mi sarei trovato, e invece ragazzi ho fatto la polla, ho vinto gara 1 e secondo in gara 2, vabbè, per un errore. Però ragazzi, questo era soltanto per dirvi che ho trovato subito un ottimo feeling. Quindi sinceramente, per chi non ha un budget particolarmente alto e si vuole divertire, pensa di avere anche la manualità per potersela montare, la consiglio. Sì, fa sempre parte di uno di quei prodotti che personalmente alla fine come utilizzo funzionano molto bene. Ho già anche altri amici che la utilizzano e tutti sono soddisfatti, quindi sinceramente mi sento di dire un ottimo prodotto. So che già sta lavorando su piccole migliorie su quelli che sono anche gli aspetti estetici, ma funziona molto bene. Naturalmente fate un conto all'interno del totale pacchetto che dovrete comprare per forza un Poggio Tacco. Ma naturalmente lascerò tutti i link in descrizione per poterla acquistare. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di un prodotto di questo tipo, che magari non è tra i più belli, ma ragazzi balla alla grande. Personalmente balla alla grande. Con questo vi ricordo sempre MDS Simparts, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel like anche lì, perché naturalmente al video immagino che già mentre lo stavate guardando l'avete messo. Ci vediamo alla prossima review. Ciao!